Ciao a tutti e benvenuti sul nuovo Doge 400, un Explorer di 40 metri costruito dal cantiere italiano di Chioggia Ocean King. Ocean King è un cantiere che si caratterizza per una tradizione di costruzioni navali e in particolare degli Explorer. Questa linea Doge in particolare è una gamma di Explorer ancora più imponenti, più robusti. Lo possiamo vedere dalle linee e dal modo di navigare. Ho appena parlato col comandante che mi ha detto che sono partiti da Chioggia, sono arrivati a Cannes e hanno fatto un'ottima navigazione. Una particolarità di quest'area di poppa molto grande è questa gru che serve per sollevare un tender e si può completamente incassare qui e in posizione di riposo la gru diventa parte integrante della murata. In questa maniera viene rispettata la simmetria con il lato opposto. Come avrete già notato, l'ampia area di poppa si articola in due spazi principali, una zona relaxed e una zona dining che offre maggiore privacy. Grazie alle porte in vetro scorrevoli, la zona dining si connette con il salone principale del main deck. Sono nel main salon. L'armatore ha voluto conferire agli interni uno stile moderno e dinamico. Vengono utilizzati colori chiari, luminosi. Le grandi finestrature laterali a tutta altezza fanno in modo che filtri tanta luce all'interno, che è un effetto amplificato dalle falchette che lasciano passare ancora più luce. Un'altra caratteristica che mi piace molto di questo salone è che sono tutte linee curve, quindi sono tutti angoli tondi e dei tavoli stondati, che creano un flusso visivo naturale e accogliente che viene accentuato anche con l'inserimento di elementi curvi sui cielini. Andando verso prua troviamo una zona relax perfetta per rilassarsi e godersi un bel film. Proseguendo verso la cabina armatoriale, troviamo una porta per l'ingresso indipendente dell'equipaggio e un day head. L'ufficio dell'armatore ha un look molto professionale e da qui si accede al dressing. La cabina armatoriale è ampia ed essenziale, è caratterizzata da tonalità chiare arricchite dal contrasto di alcuni elementi scuri. Nel bagno armatoriale troviamo un comodo doppio lavandino e trovo elegante e pratico l'uso della pietra. Devo dire ci sono molti spazi, molti armadi. Qui troviamo la sfuggita. Andiamo nel lower deck, dove troviamo 4 cabine, 3 matrimoniali e una doppia, ognuna dotata di bagno privato e di un comodo vanity o desk da lavoro.
specchio, cabina gemella. Torniamo su e ora andiamo a vedere l'upper deck. Sono sull'upper deck e questa è una zona che elimina i confini tra l'interno e l'esterno, perché sia le vetrate laterali che le vetrate verso la poppa sono completamente apribili e quindi questa zona dining è in perfetta continuità con l'esterno. Trovo molto comodo che il passaggio dall'interno all'esterno verso poppa non presenti una soglia della porta a terra. Potete notare la battagliola verso poppa in vetro e le due scale laterali che uniscono il main deck all'upper deck. Qui troviamo la battagliola aperta che ha la doppia funzione sia estetica che funzionale per consentire maggiore passaggio di luce all'interno. La zona di prua è molto grande, imponente. Abbiamo questa zona dedicata all'area dining in cui ci si può rilassare, il tavolo si può alzare e si può abbassare e verso prua abbiamo un comodo prendisole per godersi le ore più belle del tramonto. Questa è un'area che a me piace moltissimo vivere. Qui troviamo un'altra gru e un tender per la crew e uno spazio addizionale per lo storage. Lateralmente alla plancia di comando troviamo la tipica aletta di comando esterna. Troviamo una pantry molto grande e il tavolo da lavoro del comandante. Qui troviamo la cabina del comandante adiacente alla plancia di comando. La plancia di comando sembra la plancia di comando di una nave. Abbiamo 4 display Fur 1 integrati con 2 touchscreen Boning. Questo Explorer è nel DNA appunto concepito per le lunghe navigazioni, ha un range transatlantico di 5.500 miglia a 10 nodi, con un consumo di circa 150 litri l'ora totali, quindi consumi molto limitati per una imbarcazione di 40 metri. È motorizzato con 2 motori MAN da 1450 cavalli e viaggia con una velocità di crociera tra i 10 e i 12 nodi, raggiunge una velocità massima di 15 ed è caratterizzata da una stazza interna lorda di 430 GT. Quindi ha un gross tonnage inferiore ai 500 GT. Essendo un Explorer, lo scafo non può che essere in acciaio e la sovrastruttura è in alluminio. Da qui si accede invece all'area crew, dove abbiamo una cucina
professionale da ristorante, allestita con la cappa, frigoriferi e celle, forno da vero ristorante. Ora andiamo nel lower deck, nell'area crew, dove troviamo una dinette e quante cabine? Sono 3 cabine da 6 posti letto con bagno ogni cabina. E poi abbiamo la laundry. Qui troviamo la stireria. Ora vi porto sul sun deck, ripassando per il salone, prendiamo la scala interna e usciamo dalla zona dining dell'upper deck. E qui troviamo la jacuzzi, rigorosamente con un prendisole vicino, con questo parapetto in vetro che regala questa sensazione di totale libertà verso il mare. Qui invece troviamo un mobile bar molto imponente, importante, imponente come la barca. E una zona lounge con sempre i vetri che regalano una vista ancora più bella sul mare. Qui invece abbiamo un altro day head. Mi trovo nell'area beach club, che però può anche essere un lazzaretto dove riporre tutti i giochi. Alle mie spalle vedete la guida che serve per calare il tender, infatti il portellone di dritta si apre lateralmente. Un'altra cosa molto interessante è la timoneria di emergenza, a cui si accede molto facilmente. C'è una porta segreta. Qui troviamo altre 2 celle frigorifere addizionali a quelle che già sono presenti in cucina, che è una cucina professionale. Porta stagna. Entriamo in sala macchine. Due generatori che fanno anche da tavolo da lavoro, generatore notturno, lavandino, un'altra caratteristica che mi piace molto sono questi paglioli che sono facilmente ispezionabili per un primo veloce controllo delle sentine. I tubi sono tutti ben marcati e i colori aiutano a riconoscere subito per cosa sono dedicati. Sfuggita obbligatoria.
per sicurezza. Troviamo i due dissalatori. Qui troviamo delle prese mare.